Benvenuto o bentornato sul mio canale. Oggi in questo video tutorial voglio mostrarti come realizzare il punto iris. Questo punto mi piace moltissimo, è adatto anche ai principianti perché basterà conoscere solamente come realizzare le catenelle e i punti alti. Andiamo a vedere insieme come realizzarlo. Per realizzare il punto iris utilizzeremo un filato di cotone. Io sto utilizzando il filato Drake di Tessiland e come sempre ti lascio tutti i materiali sotto in descrizione. Con l'uncinetto numero 4 dovremo iniziare creando una fila di catenelle che siano multiple di 4 e poi ne aggiungeremo altre 3. Quindi nel mio caso farò 20 catenelle più 3. Facciamo un cappio e faccio 20 catenelle. Alla fine aggiungerò altre 3 catenelle. Queste 3 catenelle che abbiamo aggiunto sostituiscono un punto alto. Per iniziare il primo giro dobbiamo saltare queste 3 catenelle, saltiamo ancora la quarta catenella, entriamo nella quinta catenella facendo un punto alto e di nuovo nella quinta catenella facciamo un altro punto alto, facciamo una catenella di separazione e di nuovo nello stesso punto facciamo 2 punti alti. Puoi sempre mettere un marcapunti per segnare la catenella di inizio, che è la terza catenella. Ora dobbiamo saltare 1, 2, 3 catenelle, entrare nella quarta e fare di nuovo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Continuiamo fino alla fine, saltando sempre 3 catenelle, entrando nella quarta, facendo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Se abbiamo creato correttamente la fila iniziale di catenelle, dovremo rimanere con 2 catenelle. Saltiamo una catenella e nell'ultima facciamo un punto alto. In questo modo abbiamo finito la fila esattamente come l'abbiamo iniziata. Avevamo iniziato con un punto alto e abbiamo concluso con un punto alto. Per passare al prossimo giro
facciamo 3 catenelle e giriamo. Questa volta, per creare questo gruppo di punti, dovremo entrare all'interno dello spazio della catenella della riga precedente. Saltiamo tutti questi punti, entriamo direttamente nello spazio e facciamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Mettiamo di nuovo il marcapunti nella terza catenella e dovremo ripetere questo gruppo di punti all'interno di ogni catenella che avevamo creato nella riga precedente. Finiamo di nuovo nell'ultimo punto facendo un punto alto. E possiamo continuare così per quante righe vogliamo. L'importante è mantenere sempre lo schema senza saltare i punti. Personalmente mi piace molto il punto iris, oltre a essere un punto anche abbastanza veloce, ma è un punto anche versatile. Puoi realizzarlo anche a mezzi punti alti e si presta bene per diversi progetti, quindi dall'abbigliamento ai progetti di arredo come le coperte o anche, perché no, anche dei cuscini. Se vuoi conoscere la lavorazione di altri punti all'uncinetto, sul mio canale trovi una playlist proprio dedicata a questi punti. Molti punti che pubblico sono proprio adatti ai principianti. Spero che questo video ti sia piaciuto e come sempre ti aspetto nel prossimo video.